Immagina uno stretto largo meno di 30 chilometri. 30 chilometri. Eppure da lì transita un quinto di tutto il petrolio mondiale. Ogni giorno, ogni ora. Se qualcuno lo chiude, il mondo si ferma. Non è fantascienza, non è un romanzo di geopolitica. Stiamo parlando dello Stretto di Hormuz. E in questo momento, quella porta stretta che tiene in equilibrio l'economia globale è al centro di uno scontro che non finirà presto. Ma c'è qualcosa di più grande in gioco. Qualcosa che quasi nessun telegiornale ti racconta. Perché questa guerra, quella tra Stati Uniti, Israele e Iran, non è una crisi regionale destinata a rientrare. È una sfida diretta al meccanismo invisibile che tiene in piedi il potere occidentale da 50 anni. Si chiama petrodollaro. E tra poco ti spiego esattamente perché potrebbe non sopravvivere a quello che sta succedendo. Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito la leadership iraniana. L'operazione era stata concepita come una decapitazione strategica. Elimina il vertice, destabilizzi il sistema. Logica militare classica. Funziona quando il potere è centralizzato, quando un regime dipende dalla sopravvivenza del suo leader. Ma questa lettura presuppone una visione occidentale del potere. In Iran, la morte del leader supremo non è stata percepita come una sconfitta, è stata percepita come un martirio. E questa differenza cambia tutto. Lo sciismo, la corrente dell'Islam a cui appartiene l'Iran, ha costruito la propria identità attorno al sacrificio. Il martirio non è una tragedia politica, è una vittoria spirituale, una conferma della missione, un'ulteriore ragione per continuare. Il risultato? L'effetto opposto rispetto a quello cercato. Non paralisi. Mobilitazione, non frammentazione, compattezza ideologica. E non è finita. Il sistema iraniano non è rigidamente centralizzato. Le capacità operative sono distribuite sul territorio. Colpire il centro non neutralizza la periferia. Questo conflitto è entrato in una fase nuova, in cui la dimensione psicologica e religiosa conta quanto quella militare. Fermiamoci un secondo. Quello che ti ho appena detto sembra un dettaglio. Non lo è. È la chiave per capire tutto quello che viene dopo. Per capire perché questo conflitto è sistemico, devi conoscere due cose: il GCC e il petrodollaro. Il GCC è il Consiglio di cooperazione del Golfo. Fondato nel 1981, riunisce 6 monarchie arabe: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrain e Oman. Popolazioni relativamente piccole, riserve energetiche enormi. Questo è il cuore energetico del pianeta. Ma il GCC non è solo petrolio, è un ingranaggio finanziario di precisione che sostiene l'intero sistema americano. Ecco come funziona. Il petrolio del Golfo viene venduto quasi esclusivamente in dollari. Questo obbliga tutti i grandi importatori, dalla Cina all'India all'Europa, a mantenere riserve di valuta americana. Poi i petrodollari incassati dalle monarchie del Golfo non restano fermi. Vengono reinvestiti nei fondi sovrani, nei titoli di Stato americani, nelle grandi multinazionali tecnologiche di Wall Street. Questo processo si chiama riciclo dei petrodollari e crea una domanda strutturale di dollari che mantiene artificialmente forte la valuta americana e profondo e liquido il mercato finanziario statunitense. Tradotto in modo diretto, il surplus energetico del Golfo alimenta la potenza finanziaria di Wall Street e Wall Street finanzia la capacità militare americana. È un ciclo che si autoalimenta da decenni. Ora, immagina cosa succede se quel ciclo si interrompe. Se il GCC viene destabilizzato, se le esportazioni rallentano, se le monarchie devono drenare le proprie riserve per gestire l'instabilità interna. Quel circuito si spezza. Non si tratta di una flessione di borsa. Si tratta di una crisi di fiducia nella centralità del dollaro come valuta di riferimento mondiale. E una crisi di fiducia nel dollaro è qualcosa che nessuna potenza militare può risolvere con i missili. Tra poco arriviamo al punto che cambia tutto. Continua ad ascoltare. Torniamo allo Stretto di Hormuz, 30 chilometri, un quinto del petrolio mondiale. India, Cina, Giappone, tutti dipendono da quel corridoio. Se Hormuz viene chiuso, anche solo reso instabile per settimane, l'impatto non è regionale, è globale. I prezzi dell'energia esplodono, le catene di approvvigionamento si inceppano, le economie rallentano e i governi, sotto pressione interna, devono scegliere, conquistare. Il controllo di quello stretto,
o anche solo la minaccia credibile di bloccarlo, dà all'Iran un potere di leva straordinario. Non deve vincere la guerra, deve rendere il conflitto insostenibile per l'avversario. Poi c'è Dubai, l'emblema della neutralità prospera. Hub finanziario globale, porta tra Oriente e Occidente, costruita sulla reputazione di stabilità e sicurezza. Ma c'è qualcosa che quasi nessuno dice ad alta voce. In un conflitto sistemico, la neutralità è una fragile convenzione. Se le infrastrutture del Golfo vengono colpite o anche solo minacciate, la percezione di sicurezza si deteriora. E le città finanziarie vivono di percezione, vivono di reputazione. Se i capitali iniziano a spostarsi, il danno non è solo materiale, è psicologico, è strutturale. E i danni strutturali sono i più difficili da riparare. Parliamo di soldi. Perché questa guerra ha un aspetto economico che pochi considerano e che potrebbe essere il più decisivo di tutti. Da un lato, il sistema militare occidentale, costruito durante la Guerra Fredda, progettato per la deterrenza tra superpotenze. Sistemi avanzatissimi, incredibilmente costosi, tecnologicamente sofisticati. Aerei da miliardi di dollari, sistemi di difesa missilistica da centinaia di milioni. Dall'altro, l'Iran, che usa droni economici da poche decine di migliaia di dollari, facilmente replicabili, impiegati in sciame, difficili da intercettare quando arrivano a centinaia. Ora, fai questo calcolo. Per abbattere un drone da 50.000 dollari, un sistema di difesa occidentale può impiegare un missile da 2 milioni, o più. Moltiplica per 100, per 1000, moltiplica per mesi di conflitto. Non vince chi ha l'arma più sofisticata, vince chi riesce a sostenere più a lungo il costo dello scontro. Questa è la guerra di logoramento. L'Iran non deve vincere una battaglia. Deve fare in modo che ogni giorno di conflitto costi all'avversario più di quanto sia disposto a pagare. E questo mette in discussione qualcosa di fondamentale: la sostenibilità del modello di difesa occidentale nel lungo periodo. Non è un'accusa, è un'analisi. Ed è una delle domande più difficili a cui rispondere. Sai chi ci ha guadagnato fin qui? Non è chi pensi, ma questo è un ragionamento che ti lascio sviluppare da solo. C'è una variabile di cui quasi nessuno parla. Non è il petrolio, non è il gas, è l'acqua. I paesi del GCC sono tra i più aridi del mondo. La maggior parte dell'acqua potabile viene prodotta attraverso impianti di desalinizzazione, infrastrutture concentrate, enormemente energivore e vulnerabili. Colpirle significa mettere in crisi la vita urbana in pochi giorni. E l'Iran? Anche l'Iran soffre. Bacini idrici un tempo vitali si sono drasticamente ridotti negli ultimi decenni. L'agricoltura è sotto pressione. Le tensioni sociali legate all'acqua sono già emerse, in forma di proteste, in diverse zone del paese. Quando una popolazione percepisce che le risorse vitali sono minacciate, la soglia di accettazione del conflitto si abbassa drasticamente. La gente non combatte solo per ideologie, combatte per sopravvivere. Una guerra energetica può trasformarsi in guerra per la sopravvivenza, e una guerra per la sopravvivenza è sempre più difficile da contenere, da negoziare, da chiudere. Fin qui sembra già abbastanza. Ma aspetta, questo conflitto non esiste in isolamento, è connesso a tutto il resto. L'Europa, dopo la rottura con la Russia per la guerra in Ucraina, ha progressivamente spostato la propria dipendenza energetica verso il Golfo. Questo significa che una destabilizzazione prolungata dello Stretto di Hormuz colpisce direttamente i prezzi energetici europei, la competitività industriale, la stabilità politica interna. Allo stesso tempo, la Russia non può permettersi l'isolamento strategico dell'Iran. Teheran è un partner nel contenimento dell'influenza occidentale in regioni chiave: il Caucaso, il Mar Caspio, il Medio Oriente. Si profila così uno scenario di doppio fronte. A est, la guerra in Ucraina. A sud, la destabilizzazione del Golfo. La storia insegna una cosa sulle grandi potenze. Quando devono sostenere simultaneamente più teatri di conflitto ad alta intensità, rischiano quello che gli storici chiamano overstretch imperiale. Il sovraccarico di fronte. Non è necessario un collasso improvviso. È sufficiente un progressivo logoramento della capacità di proiezione. Una perdita graduale di controllo. Un accumulo di pressioni che nessuno da solo sembra insostenibile, ma che insieme erodono la struttura. Ed è proprio su questo logoramento che si potrebbe giocare la partita più lunga e più decisiva. Siamo arrivati al punto in cui tutti gli elementi che abbiamo analizzato si uniscono in una visione d'insieme. Energia, finanza, religione, risorse vitali.
Tutto si intreccia in modo esplosivo. Non è una guerra convenzionale, è una guerra sistemica. Una guerra che colpisce le fondamenta stesse dell'ordine internazionale che conosciamo. Se il GCC vacilla, vacilla il circuito finanziario che sostiene l'egemonia del dollaro. Se l'Iran si frammenta, il Medio Oriente entra in una spirale di instabilità cronica. Se il conflitto si estende su più fronti, il sistema globale potrebbe ristrutturarsi su linee di frattura completamente nuove. La vera domanda non è chi vincerà la prossima battaglia. La vera domanda è questa. L'ordine costruito negli ultimi 50 anni, fondato sul dollaro, sulla sicurezza garantita dagli Stati Uniti e sulla stabilità del Golfo, può sopravvivere a una guerra di logoramento simultanea su più fronti? La storia delle grandi potenze non finisce quasi mai con un'esplosione improvvisa. Finisce con un progressivo slittamento, un accumulo di pressioni, una perdita graduale di centralità che si riconosce solo a posteriori. Forse non stiamo assistendo alla fine del mondo, ma potremmo essere testimoni della fine di un ciclo storico. E quando un ciclo si chiude, non torna nella forma precedente. Il punto di non ritorno, spesso, lo si riconosce solo quando è già stato superato. Se vuoi continuare a vedere quello che i media mainstream non mostrano, sai dove trovarmi. Analisi come questa le trovi solo qui.